Ciao ragazzi, in questo video proviamo l'ultima stampante che mi ha inviato Gearbest. Si tratta della Alphawise U30, una stampante molto economica ma molto interessante. Se siete interessati, in descrizione trovate i link. Come al solito daremo un'occhiata all'hardware, poi alle stampe, infine le conclusioni e per ultimo in fondo al video trovate l'unboxing. La meccanica è di tipo a ghigliottina, quindi col bed mobile. Vi arriva con la base, questa qua, preassemblata, e poi con il gruppo testina, estrusore e carrellino preassemblati. Il resto, questa parte qua, la dovete assemblare voi. Tutti questi componenti qua che vedete in rosso sono tutti in metallo e di un buono spessore, veramente rigidi. Ruote, cuscinetti, i buchi delle viti, veramente tutto fatto con molta cura. Tra i migliori assemblaggi che ho visto. Ha una forma, ha un design carino. Il gruppo estrusore è un classico MK10, funziona bene. Come al solito la parte di raffreddamento del pezzo non è tra le più performanti, ma questo è un problema di un po' tutte le stampanti. Abbiamo un bed su un carrello doppio. Diciamo che questa è la diretta concorrente della Eden 3. Onestamente la trovo migliore. Il bed ha un binario molto più grande e anche il fissaggio qua di piatto sulla barra laterale è molto più rigido di quello che fa l'Eden 3. Per cui secondo me è una meccanica migliore. Tenete conto che tutte queste parti qua sono praticamente le stesse della Eden 3, cioè sono identiche. Abbiamo un solo motore per Z, vedete, però devo dire che con i binari così larghi e la buona qualità di costruzione funziona bene. Non mi ha dato nessun problema. Vi consiglio di tenere ben puliti questi binari di questo carrello qua per evitare tentennamenti quando si alza Z. E niente, insomma, veramente
ben costruita, ben assemblata. Noto una certa qualità nei dettagli. Va bene, diamo un'occhiata all'elettronica. Abbiamo un display grafico touch di tipo resistivo, per cui bisogna fare una leggera pressione. Nel complesso la grafica di questa interfaccia la trovo molto buona, molto funzionale. Ve la faccio vedere. Allora abbiamo il menu di movimento con tutte le opzioni, poi abbiamo il menu file. Qui scegliete un file, fate open e avviate la stampa. Poi abbiamo il menu per il controllo dell'estrusore e per fare il cambio del filamento, anche se io onestamente preferisco farlo a mano. Abbiamo il menu di preriscaldamento, dove abbiamo le 3 tipologie tipiche. E poi abbiamo il menu leveling per chi volesse aggiungere la sonda per l'autoleveling. Io sinceramente lo sconsiglio. Se volete avere dei pezzi ben ortogonali tra XY e Z, vi sconsiglio l'uso dell'autoleveling. Imparate a registrarvi bene il bed. Andiamo in setting. Qui abbiamo tutte le opzioni tipiche del firmware Marlin: velocità, accelerazioni, step, eccetera, e sono modificabili, cosa veramente buona. E basta. Qua vediamo l'elettronica. Sembra una buona scheda come produzione. Si nota la letta di raffreddamento gigante per il MOSFET del bed. Fa molto scena perché in realtà non serve. Comunque veramente un bel cablaggio, fatto veramente bene, bello pulito. Bene. Bene, diamo un'occhiata alle stampe. Innanzitutto diciamo che tutte le stampe sono state fatte a layer 02, velocità 50 e temperatura di estrusione 200 gradi. Il materiale è PLA. Inoltre diciamo che la stampante ha le accelerazioni dei motori e la velocità dell'estrusore che sono più basse
di quelle di default che si trovano nel firmware Marlin. Questo comporta che la reale velocità di stampa sia inferiore a quella che noi impostiamo nello slicer. Poi questa velocità cambia anche tra un oggetto piccolo e un oggetto grande. Più l'oggetto è grande, più la velocità reale di stampa si avvicina a quella che noi abbiamo impostato nello slicer. Ora questa cosa penso sia una scelta per favorire l'utilizzo della stampante ai neofiti, in quanto con le attuali impostazioni riuscite a stampare qualsiasi tipo di plastica, anche la flessibile, senza problemi, perché non rischiate di andare oltre certi limiti. Secondo me questa è una scelta buona. Quando una persona ha capito bene come funziona tutta la stampante, può tranquillamente andare a modificare i parametri e rendere la stampante più veloce. Ok, adesso diamo un'occhiata alle stampe. La prima stampa, come al solito, è il mio cubo di calibrazione. Come potete vedere, il risultato è buono, molto buono. Ora voi non lo riuscite a vedere, ma c'è una leggera contrazione della plastica perché il sistema di raffreddamento non è molto efficiente, soprattutto con i pezzi piccoli. Questo problema l'ho riscontrato su tutti i pezzi, tranne che sul gattino, perché su stampe come questa è difficile percepire se c'è stata ritrazione della plastica, mentre su stampe geometriche si nota. Comunque vedete, bella, venuta bene. Questo tappo, questo è un prototipo, per cui ho sbagliato il disegno e l'ho sigillato con della colla, non è un problema di stampa. Se guardate le superfici, vedete il risultato della stampa è buono. Anche in questo caso abbiamo un problema di raffreddamento. Questo l'ho stampato con la X5S ed è preciso. Ora vedete qua davanti tocca perfettamente, man mano che andiamo sul dietro si crea uno spazio, vedete qua. Questo perché il raffreddamento della stampante è decentrato verso il davanti, per cui da qui a qui l'ha fatto perfetto, mentre da qui a qui
si è leggermente contratta la plastica. Stessa cosa possiamo vedere su questo tappino. Allora, se guardate, la base che è solida, piena, è leggermente più grande della parte vuota. Anche in questo caso si è contratta la plastica. Inoltre qua, se guardate, dato che l'oggetto è piccolo, la velocità di stampa era bassa e quindi la temperatura dell'estrusore iniziava a essere troppo alta. Infatti, se vedete, rispetto a questa, vedete com'è diversa la superficie. Qui la temperatura è ok, mentre qua è troppo alta per la velocità di stampa che aveva. Niente, in generale, a parte questo problema di raffreddamento, le stampe sono venute veramente bene. Ora, per chi volesse provare, in descrizione vi metto il link della versione di Scolopendra per Eden 3, che dovrebbe andare bene anche su questa, se volete provare un'alternativa di raffreddamento. Eccoci arrivati alle conclusioni. Avrete già capito che a me questa stampante mi ha ben impressionato. È stata costruita e assemblata con cura, ha anche un design piacevole e funziona bene. E in questa fascia di prezzo veramente non faccio fatica a consigliarvela. Ovviamente io sono del parere che conviene investire qualcosa in più per avere qualcosa di livello maggiore, tipo la i3 Mega, o ancora meglio una stampante a piatto fisso. Ma nella fascia di prezzo veramente economica che occupa questa stampante, ragazzi, è un buon acquisto. Detto questo, vi lascio all'unboxing. Ciao, al prossimo video.